Oggi a Sendit parliamo di rest da tiro, ma non solo. Niente di meglio di questo Caldwell Shooting Rest Stinger. Ed eccolo qui il nostro bellissimo Stinger, un bel pezzo di metallo solido, assolutamente ben fatto, come non potevamo aspettarci meno dalla Caldwell, che conosciamo benissimo, realizza dei prodotti sempre di qualità. In questo caso è una struttura tubolare in metallo molto robusta, arriva completamente smontato nella scatola che avete visto prima. C'è un piccolo manuale ben illustrato di montaggio con le sue chiavi a brugola per assemblare appunto le parti che lo compongono. Niente di assolutamente difficile, vi dico, ci vogliono veramente un quarto d'ora e l'avete montato. La struttura è già di sé per sé abbastanza pesante, quindi vi dico, se lo andremo ad utilizzare ad esempio con un 223 o un calibro 22 va già bene così, ma se dovessimo decidere di utilizzarlo ad esempio con un 308 potremo sempre applicare in questa zona dei pesi che ci aiuteranno a stabilizzarlo, ad esempio delle sandbag. Andiamo a vederlo nei particolari. Dunque, nella parte posteriore qua, come vedete, c'è una regolazione molto comoda con un piedino di appoggio. Questa fa sì che ruotandolo, come avrete certamente già capito, noi possiamo alzare ed abbassare la parte dietro, la parte del calcio praticamente della nostra carabina. In questo modo potremo regolare l'inclinazione del tiro. Nella parte anteriore troviamo questo carrello, diciamo così, che allentando queste due morse, diciamo a clip, può spostarsi avanti e dietro, di modo da adattarsi molto bene alla lunghezza della nostra carabina. Ha dei fine corsa avanti e dietro che quindi impediscono a questo modulo di poter andare oltre. Ovviamente trovate la misura che diciamo più adatta appunto alla nostra carabina, lo blocchiamo e non si muove più da dove si trova. Anteriormente abbiamo questa grossa manopola che ovviamente ruotandola ci permette di alzare la parte anteriore della carabina o abbassarla fino a 0. In questo modo possiamo regolare anche molto precisamente il tiro che andremo a fare. Queste regolazioni sono altresì utili nel caso invece, nel mio caso ad esempio, ho proceduto all'installazione di un'ottica su una carabina e ho trovato davvero comodo queste regolazioni per livellare l'arma. Tutta la struttura ha una sorta di zincatura, diciamo così, protettiva che fa sì che sia molto resistente agli agenti atmosferici, all'umidità e quindi alla ruggine. I pad di appoggio della carabina sono una bella gomma massiccia con all'interno una struttura a nido d'ape che la rende comunque flessibile, quindi molto adattabile appunto alla forma della nostra carabina. Ma vado subito a darvene un esempio mettendoci sopra la mia carabina in 223. Ed eccoci qui, ho appoggiato la mia 223 con la canna di 18 pollici, quindi una carabina abbastanza lunga, come vedete va perfettamente sopra. Ho regolato la posizione del pad anteriore, quindi a questo punto non mi resterebbe, diciamo così, se fossi in poligono altro da fare che regolare l'alzo, come vedete che sto facendo utilizzando la ruota anteriore di regolazione, che è molto precisa. Peraltro si può anche stringere in caso la volessimo più resistente, diciamo così, alla rotazione tramite questa grossa vite che è qui. Una volta trovata l'angolazione corretta potrò eseguire una regolazione fine tramite questa vite posteriore, che quindi potremo regolare per alzare o abbassare finemente la parte posteriore, in maniera che troviamo esattamente la posizione di tiro perfetta e potremo quindi andare ad eseguire dei tiri molto molto precisi. Questa cosa è davvero utile ad esempio quando facciamo l'azzeramento dell'ottica, quindi saremo sicuri di eseguire un azzeramento assolutamente perfetto. Ho cambiato l'angolazione per darvi un'idea della posizione che possiamo assumere dietro il nostro rest da tiro Stinger della Caldwell. Allora è davvero comodo. Immaginiamo di essere al bench rest del poligono. Io posso tranquillamente poggiare la mia spalla in tutta comodità contro il calcio della mia carabina. Come vedete impugno perfettamente l'impugnatura della mia Ruger. A questo punto non dovrei fare altro che prendere la mira, regolare l'alzo anteriore nella posizione, diciamo così, adatta al bersaglio che voglio colpire,
regolare finemente qui dietro la posizione fin tanto che trovo esattamente il riferimento centrale del mio reticolo sul bersaglio che voglio colpire e procedere al tiro. Anche se io dovessi sparare in questa posizione, ovviamente, come vedete, la struttura fa sì che l'arma non si sposterà da dove si trova. Anche perché i grandi piedini in gomma che vedete qua davanti danno un'ottima stabilità di tutta la struttura sulla superficie dove andremo appunto ad eseguire i tiri. Altra cosa da notare è che qui rimane comunque un grande spazio molto utile, ad esempio se volessimo utilizzare, in questo caso essendo una carabina semiautomatica, un caricatore di quelli da 30 colpi. Non abbiamo quindi il limite di dover utilizzare per forza un caricatore corto, in quanto c'è un sacco di spazio sotto. Vi faccio vedere meglio quanto riesco a muovere davvero finemente, non so se lo notate dalla telecamera, è davvero fluido il movimento, non è affatto scattoso. Il meccanismo anteriore, così come appare, potrebbe dare l'idea di non muoversi così tanto fluidamente, mentre invece vi dico che è assolutamente morbido e fluido. Il movimento anteriore è scorrevole e preciso. Questa cosa mi ha davvero colpito perché la struttura permette quindi una centratura, diciamo così, del bersaglio davvero fine, mantenendo l'arma con una stabilità davvero eccezionale. Per darvi un esempio, se la mia arma fosse stata molto più corta di così, avrei potuto tranquillamente adattarla, poggiamo il calcio qua sopra, spostando il carrello anteriore nella posizione più adatta, poggiamo, lo vado a bloccare e anche in questo caso la mia carabina sarebbe perfettamente in posizione stabilizzata. Per quanto riguarda la recensione tecnica quindi del nostro Caldwell Stinger vi ho già detto tutto, non ci resta altro da fare che andarlo a provare in poligono. E siamo in poligono. Allora intanto premetto che è stato davvero comodo installare quest'ottica sopra la mia carabina utilizzando lo Stinger della Caldwell, perché te la tiene bella ferma in posizione e quindi l'installazione risulta assolutamente facilitata. Ma ancora più semplice è stato azzerare l'ottica, perché questo Stinger della Caldwell è davvero comodo. La regolazione anteriore è davvero molto precisa, permette di centrare esattamente, ho messo dei pallini neri adesivi sui bersagli sul quale sto facendo, diciamo, l'azzeramento dell'ottica. Quindi ho fatto prima il bore sight classico, dove si va guardando attraverso la canna a 50 metri su una sagoma di cartone, poi vi faccio vedere la foto. Con pochissimi colpi sono riuscito a fare un azzeramento perfetto, perché il nostro Stinger mi permette di tenere l'arma perfettamente ferma e stabile e di regolare tramite questo piedino posteriore e la regolazione anteriore, questa qua, in modo assolutamente preciso la posizione della carabina, e quindi il mio centro dell'ottica è esattamente sul pallino nero, quindi mi basta tirare il grilletto con molta attenzione, facendo un minimo di resistenza al calcio per ammortizzare leggermente il colpo, e tutto il resto lo fa lo Stinger. Quindi è stato davvero comodo. Per questo tipo di applicazione lo consiglio assolutamente. Procedo con un altro paio di tiri, almeno lo vedete anche voi. Quindi faccio la mia regolazione di fino, esattamente importo il centro dell'ottica esattamente, precisamente sul puntino nero con la massima comodità, perché davvero è molto fluido nei movimenti e assolutamente preciso. Con il piedino posteriore posso addirittura regolare ancora più di fino, e quando sono pronto e voilà, ne facciamo un altro. Perfetto. Andiamo a vedere il risultato dell'azzeramento adesso ai 100 metri. Eccomi qui, quindi a 50 metri ho sparato soltanto 4 colpi per fare il bore sight. Quindi quando ho visto che ero praticamente vicinissimo al centro,
Ho smesso perché il mio azzeramento che voglio fare su questa carabina è a 100 metri, però ormai diciamo ci siamo, quindi inutile consumare altre munizioni qua a 50 metri, in quanto l'azzeramento mi interessa che sia perfetta ai 100. Andiamo a vedere i 100 metri. Ed eccolo qui, ai 100 metri, dopo diciamo i primi colpi di correzione, siamo andati praticamente al centro. Sono in totale 2, 4, 5 colpi. E quindi non ho molto altro da raccontarvi sul nostro bellissimo Stinger della Caldwell, se non che mi è stato davvero utile per fare l'installazione e l'azzeramento dell'ottica sulla mia carabina. Il montaggio non l'avete visto, ma è davvero semplicissimo. C'è una brugola, sono 4 viti, si monta in pochi attimi, ci sono un bel foglio di istruzioni, molto semplice. Se pensate di acquistarlo, non dimenticate di chiamare l'Armeria Ciaffoni dei Frascati e dire che l'avete visto su Sendit, avrete così un prezzo molto particolare. Per oggi questo è tutto, se vi è piaciuto il video mettete un like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, in questo modo mi supporterete. E ci vediamo presto sempre su Sendit!